Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver provato in un test su strada la nuova Citroën C3 nel suo restyling di fine 2020 grazie agli amici di Auto Club Group, mi trovo nuovamente all'interno per mostrarvi come funziona il suo sistema infotainment. Schermo da 7 pollici al centro della plancia, non esitiamo ancora, andiamo a scoprire il suo funzionamento e tutte le sue caratteristiche. Ho acceso la vettura, mi si è acceso il sistema infotainment con questo logo Citroën che va piano piano in dissolvenza e che ci fa partire direttamente dalla radio, ma prima di questo voglio mostrarvi un po' il layout di questo impianto di intrattenimento e di infotelematica all'interno della Citroën C3. In primis, display, tra l'altro ho azionato gli specchietti per sbaglio, comunque display centrale sospeso rispetto alla plancia con le bocchette dell'aria condizionata, del clima. Abbiamo questo tablet con una cornice in nero lucido, un'altra in nero opaco, bella cicciotta, che integra praticamente tutti i comandi touch. Può essere comodo, ma in alcune situazioni per star sicuri bisognerebbe manovrarlo a macchina spenta, comunque ferma, perché chiaramente non avendo un feedback aptico, tra l'altro questo infotainment ci costringe a togliere gli occhi dalla strada, quindi mi raccomando, qualsiasi infotainment, non solo quello della Citroën C3, controllatelo o con il passeggero o, se dovete farlo per forza voi, a macchina ferma, rigorosamente ferma. L'auto ha i comandi al volante per modificare stazione radio, per alzare o abbassare il volume, ma noi ci vogliamo focalizzare proprio sullo schermo. 7 pollici di diagonale, 6 pulsanti sinistra e destra, 3 e 3, abbiamo un pulsante di più che scorciatoia, proprio di accesso vero e proprio ai media, quindi radio e musica, navigatore, clima, telefono, se vogliamo app in generale, quindi in questo caso abbiamo gestione foto ed SMS, e il pulsante per le impostazioni. Ma partiamo da qui. Questa è praticamente la prima delle finestre che ci possono essere mostrate, perché abbiamo questo piccolo centro di controllo fisico con dei pulsanti che però non ci danno accesso a tutto, non abbiamo una vera e propria home page. Infatti abbiamo un rotore che possiamo premere per mettere in muto o rimettere il volume, quindi usarlo anche come un vero e proprio rotore per il volume, pulsanti per lo sbrinamento, l'hazard e il blocco porte. Tra l'altro blocchiamo le portiere, non si sa mai. Abbiamo quindi questo display touch che ci mostra un layout abbastanza semplice con due righe sopra e sotto che ci danno accesso a varie funzionalità. In primis, in alto abbiamo temperatura esterna, climatizzatore e anche un altro centro di comando. Partiamo da questo. Una shortcut per il clima, controllabile solo e unicamente da qui, ed è un po' scomodo perché avremmo preferito qualche rotore fisico per controllarlo. Abbiamo appunto regolazione temperatura, con più e con meno si aumenta o si diminuisce fino al 100% all'ultimo degli 8 livelli la velocità delle ventole, su e giù per regolare il clima, la temperatura, clima automatico e aria condizionata attivata o disattivata. Abbassiamo tutte le ventole e torniamo indietro. Tra l'altro quando le accendiamo, voglio mostrarvi un attimo, tornando indietro ci mostra la temperatura in piccolo e la velocità delle ventole in questo petalo, chiamiamolo così. Spegniamo, torniamo indietro. Qui in alto abbiamo una finestra che ci dà accesso ad un centro di parametraggio dove ci escono magari le notifiche. Qui abbiamo data e ora, nessun profilo inserito, un cestino che ci permette di cancellare le notifiche e anche 5 pulsanti sotto, dark, che ci permette di spegnere lo schermo in una funzione, se vogliamo, di stand-by per non disturbare i passeggeri durante un viaggio magari notturno. Luminosità, una shortcut diretta alla luminosità dell'infotainment, ma lo lasciamo al massimo per motivi di video. I profili, possiamo inizializzare un profilo comune o attivarne uno. Ne abbiamo 3 singoli e uno comune, magari utile nel caso in cui per esempio l'auto viene utilizzata da più persone della stessa famiglia e la madre, il padre, la figlia hanno un profilo diverso con delle preferenze dell'infotainment stesso, anche un profilo in comune per tutti quanti. Torniamo indietro, configurazione, qui possiamo configurare l'infotainment, magari ci torneremo più tardi, e la privacy per andare a impostare una privacy in particolare per i dati, se abbiamo una vettura con un servizio dati, la privacy per la geolocalizzazione della vettura o la privacy disattivata del tutto, ma rimaniamo qui. Oltre alla configurazione del sistema, sempre in quest'ambito abbiamo la scelta dell'unità di misura per distanze e consumi, quindi litri su 100 km e quindi chilometri, miles per gallon e quindi le miglia percorribili con un gallone di benzina in questo caso, oppure chilometri con litri per chilometro, quindi chilometro litro. Inoltre la temperatura si può scegliere tra gradi Fahrenheit e gradi Celsius.
Parametri di fabbrica, si può tornare alle configurazioni di default di fabbrica appunto del sistema e le info del sistema, da consultare la versione dei vari moduli installati nel sistema cliccando su consultare. Qui abbiamo la versione del sistema e premendo su lei abbiamo tutti quanti i codici. Nel frattempo sto lasciando le mie sporche ditate su questo schermo e già inizio a non sopportarlo, ma comunque questa quindi era un po' tutta quanta la finestra a cui abbiamo avuto accesso. Configurazione l'abbiamo vista, torniamo indietro. Nella home abbiamo la radio. In primis il layout della radio è molto semplice, abbiamo il logo della stazione sulla quale siamo sintonizzati, il nome, il sottotitolo qualora ce l'abbia, le frequenze singole con uno slider ma anche con freccetta a destra e a sinistra. Qui abbiamo il pulsante per memorizzare la stazione o cancellarla premendo nuovamente. Le modalità: possiamo ascoltare la radio, un apparecchio USB o un iPod, quindi con Android Auto o Apple CarPlay ad esempio. Premiamo sullo schermo per tornare indietro. Sulla lista abbiamo proprio la lista di stazioni radio disponibili. Tra l'altro possiamo anche aggiornare questa lista per vedere un po' quali stazioni ci mancavano in una diversa zona nella quale ci andiamo a ritrovare. Premiamo su annulla, andiamo a memoria. In memoria c'è la possibilità di configurare fino alla bellezza di 24 stazioni tra i preferiti, insomma, e in opzioni invece abbiamo le opzioni della banda FM, quindi DAB, AM o FM, la disposizione della ricezione appunto della radio, le impostazioni audio. Possiamo avere una grafica con utilizzatore, jazz, blues, techno, classica, pop rock o vocale. Per adesso siamo in jazz blues. Torniamo su utilizzatore e a reinizializzare torniamo alle impostazioni di fabbrica. Possiamo regolare da -7 a +7 bassi, medi e alti, ripartire il suono all'interno dell'abitacolo con un semplice slider o con le freccette, ricentriamolo magari. Impostazioni del suono, quindi la regolazione del volume in funzione della velocità della vettura e anche i suoni touch. Sentite un po' quali sono, potrebbero dare un po' di fastidio, magari li mettiamo su medio, diventano ancora più alti. Mi rendo conto che può essere un suono fastidioso, però diciamo che in un'auto che non ha il feedback aptico può aiutarci a capire se abbiamo effettivamente premuto su qualcosa o meno. Su voce abbiamo il volume della voce. Per la lettura dei messaggi mi sarebbe piaciuto avere un messaggio che mi parla e mi dice in questo momento il volume è su 17 cosa vuol dire. E infine le suonerie. Ecco, ad esempio qui abbiamo un'anteprima. Non so perché in voce non mi dà un'anteprima, ma comunque lasciamo stare. Torniamo indietro. Qui possiamo attivare le informazioni della stazione, informazioni del traffico, RDS e la compatibilità contemporanea di FM e DAB. Quindi questa era la finestra delle opzioni, un menu a tendina. Siamo ancora in radio, torniamo appunto nella home e la home appunto soprannominata frequenza è questa. In basso tra l'altro ci dà l'opportunità di avere DAB Italia e qui in alto ci indica radio DAB di preciso, insomma. Tasto N con la freccetta, il navigatore. In questo caso la vettura non ha un navigatore di fabbrica installato nel sistema infotainment, però qualora avessimo collegato il nostro smartphone per utilizzare Android Auto o Apple CarPlay nella presa USB che si trova esattamente al di sotto di questo piccolo ponte, cliccando qui possiamo avere accesso direttamente alle applicazioni di navigazione installate sul nostro smartphone personale. Qui torniamo sulla finestra dedicata all'aria condizionata, al clima, che ci mostra però tutti i parametri che possiamo andare a regolare. Questa qui in alto per intenderci, era una di quelle finestre che ci danno semplicemente uno shortcut alle funzioni più immediate. Abbiamo accesso alle ventole, adesso è su off, abbiamo accesso alla temperatura, torniamo su off di nuovo, la direzione verso l'alto, verso il petto, verso le gambe. Spegniamole tutte e spegniamo l'aria. Con questo attiviamo il ricircolo, l'aria condizionata, il clima automatico, spegniamolo magari, e le opzioni. In opzione abbiamo la modalità automatica che può essere soft, normale o veloce, fast. Torniamo indietro, quindi questa era la finestra dedicata al clima. Qui abbiamo su telefono la possibilità di collegare uno smartphone via Bluetooth. Tramite ricerca Bluetooth ci ricercherà uno smartphone. Chiaramente vi ricordo che dobbiamo avere il Bluetooth attivo e visibile sul nostro smartphone come su ogni vettura. La possibilità di collegare Android Auto
Apple CarPlay o MirrorLink. In questo momento non abbiamo nessun telefono collegato. Tra l'altro, mentre indicavo, vi parlo di una funzionalità comoda, una caratteristica di questo schermo proprio fisico comodo, ossia abbiamo questa piccola fascia in nero lucido della cornice, la parte bassa della cornice, che ci permette di appoggiare un dito, ad esempio il dito medio in questo caso, su questo piccolo scalino, per andare ad avere più presa in maniera più facile proprio sullo schermo, senza quindi andare a ballare magari su un dosso il passeggero e solo lui. No, avere un dito qui ci permette di avere più appoggio e di cliccare magari su Android Auto. Su questa finestra invece abbiamo accesso agli SMS, quindi alla lettura vocale degli SMS ricevuti qualora avessimo una SIM collegata, e la gestione foto, perché l'auto ha la Citroën Connected Cam, quindi le foto scattate dalla vettura verranno riprodotte in questa finestra qui. Tornando indietro, in opzioni possiamo avere anche qui la ricerca Bluetooth per collegare un telefono e magari fruire della lettura dei messaggi. Ma adesso diamo uno sguardo alle impostazioni cliccando sulla silhouette della vettura. Abbiamo innanzitutto due finestre, tasti rapidi e impostazioni del veicolo. In tasti rapidi abbiamo accesso agli ADAS della vettura, allarme di superamento linea off-on, sulla I ci mostra una bella grafica in 3D con una anche spiegazione in breve di ciò che avviene grazie a questo sistema. Torniamo indietro, stop and start è il classico servizio di economizzazione, come dice anche la vettura, con questa bella grafica del motore della vettura. Assistenza al parcheggio, i sensori, ma già che ci siamo vi voglio far sentire e vedere anche la retrocamera nella sua definizione. Qui c'è l'autovista dall'alto, ma è semplicemente una simulazione. Non abbiamo le griglie dinamiche, abbiamo semplicemente due righe in blu che ci mostrano la direzione della vettura, molto semplici. I 3 livelli, 2 verdi e 1 rosso per la vicinanza dai veicoli che precediamo, in generale dagli ostacoli, e qui c'è il volume dei sensori di parcheggio, li lasciamo nel livello intermedio. Togliamo la retromarcia, rimaniamo in folle e torniamo sulle impostazioni del veicolo. Sorveglianza angoli morti sarebbe il BLIS, quindi il Blind Spot Monitoring, che quindi tramite dei sensori e una spia sugli specchietti retrovisori esterni ci mostra il sopraggiungere di un veicolo. Scusate, ho sbagliato. Scendendo abbiamo il reset della segnalazione dei pneumatici sgonfi. Appunto abbiamo un sensore che ci avvisa sulla pressione degli pneumatici non corretta, sistema di antipattinamento, limita il pattinamento delle ruote per permettere di conservare una buona motricità, quindi per la corretta trazione della vettura, e anche la diagnosi di ciò che non va. In questo momento abbiamo nessuna anomalia, però vi mostro, apro la portiera, dovrebbe mostrarmi un avviso, appunto, portiera anteriore sinistra aperta. Qui c'è il giornale degli allarmi, con un po', se vogliamo, la diagnosi di tutto ciò che è avvenuto, ma non è avvenuto praticamente niente perché l'auto è nuovissima, l'abbiamo utilizzata solo noi per il nostro test. In impostazioni veicolo, infine, abbiamo parcheggio, bloccaggio e chiusura dei retrovisori, tergicristallo posteriore per retromarcia. Premendo sulla info abbiamo il tergilunotto con la sua funzione, e qui la chiusura automatica dei retrovisori. In fari, l'accensione temporizzata di fari su off e su on, le impostazioni ci permettono di temporizzare 15, 30 o 60 secondi. L'illuminazione di accoglienza, 15, 30 o 60 secondi per l'abitacolo. E infine sicurezza, lettura o preconizzazione della velocità su off e su on, quindi la lettura dei segnali della segnaletica stradale. L'auto li riconosce e ce li comunica all'interno del quadro strumenti. E anche l'allarme di stanchezza del guidatore, che monitora un po' in base al comportamento della vettura dei segnali universali secondo Citroën di distrazione del conducente e ci avvisa, diciamo, per prendere, se vogliamo, un coffee break, ecco. Tornando indietro, quindi abbiamo visto, queste erano tutte le impostazioni, ma voglio vederne altre. Andiamo qui su configurazione di sistema, è quella che abbiamo visto prima, grafica, red, blu, ci sta caricando l'ambiente, vedete, l'ho cambiato in blu, o anche electric se vogliamo, e presumo che, no, è diverso, pensavo mi mettesse un qualcosa di verde lime, ma in realtà abbiamo questa visuale molto dark, molto scura, ma torniamo sul red, che è quella che ci piace di più, rosso e nero. Lingua, qui possiamo modificare la lingua del sistema infotainment, io non lo farò per non perdermici, ma possiamo anche parametrare la ricerca della lingua in base a tutti, solo gli stati contenuti racchiusi, se vogliamo, all'interno dell'Unione Europea, dell'Europa, l'Asia o l'America. Tornando indietro, configurazione del display, l'intensità della luminosità, ma anche l'animazione, scorrimento del testo automatico,
ad esempio per la radio, e le transizioni animate. Torniamo indietro, configurazione del display, ciò che abbiamo appena visto, data e ora, infine possiamo modificare l'orario con il tastierino, premere su OK, il fuso orario, in questo momento diciamo non ne abbiamo uno, abbiamo il formato a 24 ore a 12 ore con AM o PM e l'ora legale più un'ora. In data invece abbiamo la data di oggi e il formato giorno, mese o anno, giorno, mese, anno con il punto invece dello slash, anno, mese, giorno con il trattino, mese, giorno, anno con lo slash, quindi in base a dove vi trovate e alla vostra abitudine a seconda degli stati, se vogliamo, europei. Questo quindi era il sistema infotainment della nuova Citroen C3 2020 nel suo restyling di fine anno appena passato. Ora voglio sapere, più o meno appena passato in realtà, comunque, ora però voglio sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, se pensate che sia un sistema completo, se lo apprezzate, se vi siete già trovati a testarlo con le vostre dita e le vostre impronte digitali. Se questo video tra l'altro vi è piaciuto, vi dovesse essere piaciuto, lasciateci un bel like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi contenuti e quindi ricevere le nostre notifiche e infine cercateci praticamente dovunque, abbiamo anche un sito internet e tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando semplicemente wedrive.tv.